Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, il mio nome è Patricia e oggi vi parlerò di come adottare un cucciolo in Corea. Se vivete in Corea da un po' e volete allargare la vostra famiglia, bene, potete adottare un cucciolo. Come fare? Ci sono due opzioni. Numero 1, adottate un cucciolo al canile. Numero 2, comprate un cucciolo al negozio. Per quanto riguarda l'opzione numero 1, ovvero adottare un cucciolo al canile, la procedura non è molto diversa dall'Italia. Nel momento in cui vi recherete al canile e avete deciso quale cane volete adottare, lo staff vi chiederà di compilare alcuni moduli, dopodiché vi farà alcune domande per capire chi siete. Tuttavia, essendo stranieri, sarete soggetti a controlli un po' più ferrei. Se vivete da soli e avete un lavoro stabile, però full time, sarà molto più difficile ottenere il cane. Tuttavia non impossibile. Nell'ultimo periodo in particolare il numero di cani abbandonati è aumentato parecchio. Di conseguenza i canili vogliono accertarsi al 100% che la persona sia idonea, in modo che l'abbandono non si ripeti. Nel caso in cui non parliate fluentemente coreano, sarebbe l'ideale avere un amico coreano che venga con voi per poter spiegare la vostra situazione e poterli convincere in caso che queste persone non siano convinte nell'affidarvi un cane. I canili sono molto diffidenti con gli stranieri, in quanto spesso e volentieri gli stranieri adottano un cucciolo e poi quando arriva il momento di andarsene, invece di portarlo con sé, lo abbandonano. Certo, con questo non sto dicendo che solo gli stranieri abbandonano i cani, ci mancherebbe altro. Tuttavia, per tutti i motivi prima descritti, i controlli sugli stranieri sono molto più rigidi. Se invece non ve la sentite di adottare un cane, in quanto non conoscete bene il suo passato o perché è la vostra prima esperienza, nulla vi vieta di comprarne uno. Ci sono persone che ritengono l'acquisto dei cani sbagliato, in quanto l'adozione è ritenuta più giusta e più nobile, se vogliamo dire così. In passato, e vi parlo di una decina, una ventina di anni fa, i cuccioli venivano uccisi se non venivano comprati. Oggi le cose sono cambiate. I cani se non vengono comprati vengono portati in un allevamento dove cresceranno e vivranno per il resto della loro vita. Tuttavia anche questi cuccioli, se non vengono acquistati, non avranno mai il piacere di avere un padrone che li ami e li coccoli. Quindi a mio parere anche acquistare in questo caso non è così sbagliato. Però ovviamente è un mio parere. In Corea ci sono veramente tanti negozi che vendono cuccioli di cane. Se volete acquistare un cane, basta che entrate in uno di questi negozi, guardate un po' in giro, vedete quello che vi piace di più e potete acquistarlo il giorno stesso. Se però la vostra casa ancora non è pronta per ospitare il cucciolo, potete lasciarlo in negozio. Di solito vi lasciano una settimana di tempo per potervi preparare e comprare tutto il necessario per poi alla fine portarlo a casa con voi. A differenza del canile, i negozi non sono così rigidi nei controlli. Certo vi chiederanno la vostra carta d'identità per controllare chi siete e vi faranno firmare un contratto. Il contratto dice che se l'animale muore entro 2 settimane dall'acquisto, vi daranno un rimborso totale. Inoltre vi spiegano quando l'animale è nato, come trattarlo e quando sono state fatte le vaccinazioni. Una volta firmato questo contratto e pagati i soldi, il cane è vostro. Questi negozi sono specializzati nella vendita di cani di piccola e media taglia, quindi cani come barboncini, come cocker, come maltesi, cani da compagnia di piccola taglia, insomma. I prezzi si girano sul milione e i cani sono ben curati, vengono portati al veterinario, vengono controllati, vengono vaccinati e vengono nutriti a dovere. Se invece volete un cane di grossa taglia, come ad esempio un Golden Retriever, dovete recarvi presso gli allevamenti specializzati. In periferia, infatti, ci sono diversi allevamenti specializzati in una sola razza. I cani quindi sono ben controllati, sono allevati correttamente ed essendo questi allevamenti specializzati in una sola razza, non si troveranno cani di sangue misto. I prezzi infatti si girano tra il milione e i 2 milioni. Anche qui, come in negozio, i cani vengono vaccinati, vengono portati al veterinario e controllati e una volta che li avrete acquistati vi daranno un certificato con tutte le vaccinazioni e con tutte le informazioni riguardanti il cane. Inoltre, se vi recate in periferia, nei mercati tradizionali, può succedere che ci siano delle persone che vi vendano dei cuccioli per 30-40 mila won. In quel caso, se avete veramente voglia di comprare un cucciolo da loro, portatelo immediatamente dal veterinario, perché questi cuccioli non sono controllati, non sono vaccinati. Di conseguenza, se non vengono portati da un veterinario immediatamente, i cuccioli moriranno nel giro di una settimana. È brutto da dire, però purtroppo ancora succede. Ora vorrei farvi alcune note importanti. Una volta che avete adottato oppure comprato il vostro cucciolo, dovete registrarlo sotto il vostro nome. In Italia c'è l'anagrafe canina. In Corea dovete registrarlo sotto l'Animal Protection Management System. Potete decidere di registrare il vostro animale sia internamente che esternamente. Internamente significa che impiantate il microchip. Esternamente significa che una volta che il vostro cane è registrato al sistema, il sistema vi darà un numero che voi potete incidere nella targhetta del vostro cagnolino. Se volete farlo tramite targhetta, ci sono diversi servizi per farlo. Uno di questi, per esempio, è PeoPet. È importante che la registrazione avvenga entro un mese, altrimenti verrete multati e la multa ammonta a circa 5 milioni. Inoltre, da ottobre le regole sono cambiate.
I controlli saranno più severi, verrete multati anche se il vostro cane non ha il guinzaglio, per esempio. Inoltre, è bene che portiate con voi sempre la carta d'identità del vostro cane. Una volta registrato il sistema, infatti, il sistema vi rilascerà una carta d'identità. Sulla carta d'identità del vostro cane ci sarà la razza, il nome, il sesso, se è stato castrato o meno, e l'indirizzo del proprietario e anche i contatti del proprietario. Quindi è importante che la portiate sempre con voi in caso di ogni evenienza. Un'altra cosa importante di cui vorrei parlarvi sono le cliniche veterinarie. Le cliniche veterinarie si dividono in due categorie. C'è la clinica veterinaria privata, ovvero una clinica più piccolina, dove ci si reca generalmente per fare vaccini e dei controlli di routine, e gli ospedali. Gli ospedali sono strutture più grandi e alcuni di questi sono anche aperti 24 ore su 24. Qui ci si reca invece se c'è bisogno di una diagnosi più precisa. Nel momento in cui vi recate in questi ospedali, però, è bene che teniate a mente che i prezzi saranno molto più elevati che una clinica veterinaria. State molto attenti alle truffe. Negli ospedali succede ogni tanto che i dottori cerchino di diagnosticare delle cose sbagliate al vostro cane in modo da potervi spillare dei soldi in più. Ovviamente non è una cosa che succede spesso, però può succedere. Quindi mi raccomando, se al vostro cane viene diagnosticato qualche problema o se vi dicono che dovete fare qualche intervento chirurgico, magari cercate un secondo parere prima. In Corea inoltre non esistono assicurazioni sanitarie per i cani. Al momento è possibile fare delle assicurazioni con la macchina, nel caso di incidente avete il vostro cane con voi, però per quanto riguarda gli ospedali al momento ci sono delle agevolazioni con la carta di credito in cui potete ricevere dei rimborsi oppure dei punti, però in generale se si parla veramente di assicurazioni sanitarie ancora non ce ne sono. Un'ultima nota che voglio farvi, nel caso voi decidiate di acquistare oppure di adottare un cucciolo in futuro, è di prepararvi. In Corea è veramente difficile andare in giro con i cani. All'esterno non ci sono problemi, potete camminare, potete tranquillamente andare al parco, potete andare in giro per la città, ma nel momento in cui volete entrare nei negozi diventa veramente difficile in quanto non sono ammessi. Stessa cosa per i ristoranti. Siamo nel 2021 e ancora le persone si lamentano che ci sono animali dentro i ristoranti. Di conseguenza la maggior parte dei ristoranti ancora non vi lasciano entrare con il vostro cane. Tuttavia ci sono dei ristoranti che però accettano i cani. Hanno delle zone a parte dove voi potete sedervi con il vostro cane senza avere problemi. Chiamate il ristorante oppure cercate online ristoranti che accettano cani. Io vi consiglio vivamente, anche se il ristorante dice che accetta cani, di chiamare, perché tante volte dicono accettiamo i cani se non abbiamo tanti clienti. Se ci sono tanti clienti non vi fanno entrare. Una nota positiva però è che ultimamente stanno aprendo molti dog caffè, ovvero dei caffè dove è permesso entrare con il vostro animale e passare del tempo, in quanto c'è un piccolo playground per il vostro cane dove potete correre, potete giocare a palla e nel frattempo anche gustarvi un caffè o non lo so, un piccolo snack. Purtroppo però anche all'aperto ci sono molti spazi che vietano l'accesso ai cani. In Corea infatti se volete andare in montagna o se volete andare in determinati tipi di parchi, che comunque sono all'aperto, ma sono magari a tema, non lasciano entrare il vostro cane. Quindi se volete fare un piccolo viaggio fuori città, informatevi, chiamate e chiedete se potete portare il vostro cane, perché spesso e volentieri non ci sono informazioni online. E rischiate quindi di arrivare lì e vi dicono no, non potete entrare. Con questo è tutto, spero che il video sia stato interessante e che vi abbia fornito abbastanza informazioni. Detto questo, ci vediamo al prossimo video, un bacione a tutti!